Amici, bentrovati a tutti. Oggi ci troviamo invece nel comune di Massa Marittima, un piccolissimo borgo davvero molto caratteristico. Volete scoprirlo insieme a me? Andiamo! Appena entrati nel cuore del centro storico si vedono subito queste vie laterali che affacciano sul panorama toscano. Amici, mentre passeggio, e voi lo fate con me, dovete sapere che la città di Massa Marittima sorge su un'altura che fa parte della cosiddetta catena metallifera. Precisamente rientra nel Parco delle Colline Metallifere, un progetto che è nato nel 2003 ed è una delle porte di accesso alle miniere. Mentre cammino si vede a distanza in fondo la cattedrale di San Gerbone, mentre qui di lato è una viuzza caratteristica del centro storico. Dovete sapere che questa cattedrale ha una curiosità insolita, ha una posizione trasversale rispetto alla piazza e questo fa sì che si verifica un gioco di prospettiva molto ben riuscito. Adesso ci troviamo nel cuore del borgo, adesso vi mostro questa magnifica chiesa che è spettacolare per la sua angolazione. Guardate un attimo. Ed ecco a voi, questa è la cattedrale di San Gerbone, che è risalente alla metà del XII secolo e rappresenta uno dei più importanti monumenti di architettura romanica della Maremma e anche della Toscana. Adesso mi appresto ad entrare all'interno della cattedrale. Come potete notare, qui sul lato destro c'è la vasca battesimale di Giroldo da Cumo che risale a circa il 1267, mentre questa è la cattedrale composta da 3 navate, di cui questa centrale che notate è della seconda metà del 400, mentre quelle laterali sono seicentesche. La particolarità di questa piazza di Massa Marittima, come notate, oltre ai palazzi storici che vedete, è come un grande soggiorno all'aperto, dove è comodo sedersi sulle gradinate, perché è molto rilassante, guardando proprio la storia da vicino. E adesso camminando ci dirigiamo verso la Torre del Candeliere. Vedete, ci aspetta una bella salita in fondo, conosciuta anche come Torre dell'Orologio, che è un monumento musealizzato della città di Massa Marittima. Ci siamo quasi, come potete notare la salita non è una salitina tanto per, ma è una salita molto impegnativa. Consiglio di farla prima di mangiare, altrimenti non ce la fate a farla. Scherzi a parte, però come notate anche da queste vie, da questi vicoli che si intrecciano lungo la salita che porta all'arco, fanno capire proprio la particolarità di questa architettura del centro storico di Massa Marittima. Questo punto è caratteristico perché quest'arco che notate è molto particolare, è proprio l'ingresso e il distacco tra l'area nuova e l'area del cuore del centro storico dove si sviluppa tutta l'architettura di Massa Marittima. Ed ecco qui la Torre del Candeliere, che fu fatta costruire nel 1228 da Pisano Malabarba per inaugurare l'espansione della città al di fuori della città vecchia e del borgo. Come notate qui si vede proprio la differenza tra la parte asfaltata e l'ingresso al centro storico. Dopo aver visto Porta alle Selici, adesso ci spostiamo verso il lato ovest, che fu abbattuta nelle demolizioni del XVIII e XIX secolo, per poi spostarci a Porta San Francesco. Ecco, questo è il lato ovest che è andato demolito tra il XVIII e il XIX secolo. Ecco, questa è Porta San Francesco e come potete vedere c'è la discesa che accompagna verso la chiesa di San Francesco che vedremo adesso. Come notate la caratteristica della porta è molto simile a quella che abbiamo visto poco fa di fianco alla Torre dell'Orologio. Adesso andiamo verso la chiesa di San Francesco. Ed ecco a voi la chiesa di San Francesco. Adesso vi racconto una curiosità. Mentre ci avviciniamo all'accesso per mostrarvi l'interno, dovete sapere che questa chiesa
Prende il nome di San Francesco perché è stata fondata dallo stesso San Francesco durante un viaggio in Maremma intorno al 1220. Come notate dall'interno, oltre a presentare un'architettura tipica mendicante e a svilupparsi in lunghezza, qui all'interno c'è da segnalare in fondo, vedete, il crocifisso ligneo del 300 e la tela di Raffaello Vanni. Questa invece è Porta San Rocco che, scendendo da Porta San Francesco, passando per la chiesa di San Francesco, ruota d'anello per rientrare verso Porta San Rocco, che attraverso questa via ci reimmette nuovamente come via verso la cattedrale di Massa Marittima. Amici, il Giro del Borgo di Massa Marittima si ferma qui, vi invito sempre a seguire il mio canale Instagram, YouTube e Facebook, I Viaggi di Mario Wetted. Alla prossima avventura, ciao a tutti!